Eccoci qui amici di Red Black Insights. Nelle ultime ore avrete sicuramente letto titoli allarmistici o addirittura trionfali. Il governo salva il mondo del pallone. Nuovo assist ai club. Arriva lo Spalma plusvalenze. Beh, se avete letto queste notizie dovete sapere che la narrazione che sta circolando è sostanzialmente errata e fuorviante. È fondamentale fare chiarezza subito. Per le società sportive non cambia assolutamente nulla rispetto a quanto già accade oggi. La vera notizia, quella che si nasconde dietro i titoli, è che dal 1 gennaio 2026 ci sarà una stretta fiscale, ma riguarderà le imprese ordinarie, non il calcio. Per capire davvero cosa sta succedendo e perché si parla di una tutela selettiva, dobbiamo andare oltre la superficie e guardare ai fatti normativi. Per comprendere la situazione bisogna distinguere due date fondamentali. La vera riforma per il calcio non è di oggi, ma risale al 23 giugno 2023, con l'entrata in vigore del decreto legge numero 75 del 2023. È in quella data che sono state introdotte le regole che i club applicano già da 1 anno e mezzo. La legge di bilancio 2026 invece si limita a confermare parola per parola quel testo per lo sport, mentre abolisce la possibilità di rateizzare le tasse sulle plusvalenze per quasi tutte le altre aziende, come quelle manifatturiere. Quindi dire che questa è una novità della nuova manovra per il calcio è tecnicamente falso. È una semplice conferma di uno status quo. Ma come funziona esattamente questo meccanismo che i club utilizzano già dall'estate del 2023? Il sistema si regge su 3 pilastri fondamentali, pensati proprio per evitare gli abusi del passato. Il primo pilastro è il possesso biennale. Fino a qualche tempo fa bastava avere un giocatore in rosa per 1 anno per poter spalmare le tasse sulla sua vendita. Oggi non più. Il calciatore deve essere tesserato da almeno 2 anni. Questo serve a scoraggiare le speculazioni rapide, tipo comprare un giovane a luglio e rivenderlo a gennaio solo per far cassa. Il secondo pilastro riguarda la rateizzazione in 5 esercizi. Molti giornali parlano erroneamente di 4 anni, ma tecnicamente si tratta dell'anno in cui avviene la vendita più i 4 successivi. Quindi una plusvalenza fatta nel 2026 si finisce di tassare nel 2030. Il terzo pilastro è il più importante perché è quello che blocca i famosi scambi fittisi. Il limite al corrispettivo in denaro. La norma dice chiaramente che puoi rateizzare le tasse solo sulla parte di plusvalenza che incassi veramente in contanti. Quindi se fai uno scambio di giocatori senza passaggio di denaro, le tasse le paghi tutte e subito. Facciamo un esempio concreto per capire quanto questa norma incida sulle strategie di mercato. Immaginate una cessione da 50 milioni di euro interamente in denaro. Se la plusvalenza è di 30 milioni, il club può scegliere di tassare questi 30 milioni a rate, pagando le imposte un po' alla volta per 5 anni, migliorando così il proprio flusso di cassa. Ma se quegli stessi 50 milioni sono composti da 40 milioni cash e 10 milioni valutando un altro giocatore come contropartita, allora la musica cambia. La parte di plusvalenza coperta dal giocatore scambiato, quindi quella non monetaria, viene tassata immediatamente nell'anno in corso. Solo la parte proporzionale ai soldi veri può essere spalmata nel tempo. Questo meccanismo è un deterrente fortissimo contro quegli scambi a specchio con valutazioni gonfiate che abbiamo visto nelle inchieste recenti, perché ora comportano chiaramente un esborso fiscale immediato. È chiaro quindi che ci sono state diverse inesattezze nel racconto di questi giorni. Abbiamo sentito dire che è una novità del 2026 quando invece per il calcio è realtà dal 2023. Abbiamo letto spalmate su 4 anni quando gli esercizi fiscali in realtà sono 5 e soprattutto si è parlato di assist quando in realtà il settore sportivo sta solo conservando un regime che le altre imprese stanno perdendo. Un altro punto su cui spesso si fa confusione e che è vitale per chi legge i bilanci è la differenza fra contabilità e fisco. Attenzione, la rateizzazione di cui sto parlando è solo fiscale, non contabile. Cosa significa? Se un club fa una plusvalenza di 30 milioni, nel bilancio che leggete sui giornali quei 30 milioni appaiono tutti e subito come utile, quindi come ricavo, facendo sembrare i conti bellissimi agli occhi dei tifosi. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, che è un'altra cosa, quella che il club presenta allo Stato per pagare le tasse, quella cifra viene divisa in 5 pezzetti.
Quindi il club paga meno tasse oggi rinviandole al futuro. È un vantaggio chiaramente finanziario, paghi dopo, e non un trucco per cambiare il risultato del bilancio civilistico. Guardiamo in casa nostra per un'applicazione pratica. È interessante notare come il Milan, stando a informazioni che ho appreso personalmente, non abbia mai applicato questa norma, cioè il DL numero 75, almeno fino ad oggi, nemmeno per la cessione di Tonali. Questo è chiaramente un segnale di forza. Significa che il bilancio non aveva bisogno di questo aiuto fiscale. Tuttavia, la norma diventa strategicamente cruciale per i talenti del vivaio, come nel progetto Milan Futuro. Pensate a giocatori come Zeroli o Camarda o qualsiasi altro giocatore, senza voler fare per forza dei nomi. Avendo un costo di acquisto chiaramente pari a zero, una loro eventuale vendita futura genererebbe una plusvalenza del 100%. In quel caso poter spalmare le tasse su 5 anni diventerebbe un cuscinetto fiscale enorme per la società. Ovviamente, mentre l'Italia discute di tasse, il mondo non sta a guardare. La UEFA e la FIFA stanno alzando i muri contro le plusvalenze artificiali. Dal 2025-26 la UEFA con la Squad Cost Rule imporrà che stipendi e ammortamenti non superino il 70% dei ricavi. Inoltre, se due club si scambiano giocatori a valori sospetti, la UEFA può intervenire ricalcolando le cifre. Parallelamente, anche la FIFA sta lavorando addirittura a un algoritmo per stabilire il valore oggettivo dei calciatori basato su dati scientifici, anche se qui in Italia c'è molto scetticismo sulla sua applicabilità. In conclusione, se volete sapere quali sono le vere novità per lo sport nella legge di bilancio 2026, non guardate alle plusvalenze. Le vere news sono i fondi per le piscine, il bonus per le famiglie con basso reddito per far fare sport ai propri figli e i soldi per le infrastrutture delle Olimpiadi di Milano Cortina. Volendo ricapitolare, la legge sulle plusvalenze è una fotocopia normativa di quanto già vigente. Il calcio mantiene un privilegio che l'industria ordinaria perde. Questa è una tutela selettiva di un sistema che, piaccia o no, dipende ancora strutturalmente dal player trading per stare in piedi. Quindi la prossima volta che leggerete rivoluzione fiscale nel calcio, sappiate che per i club non è cambiato assolutamente nulla.